Sono a bordo di una Subaru Impreza VRX STI del 2003, restyling della seconda generazione prodotta dal 2001 al 2007. È la mia prima volta su una Subaru. Sono tra il commosso e l'emozionato. Che spettacolo! Monta l'EJ20, il famoso 4 cilindri boxer turbo da 265 cavalli e 343 Nm di coppia massima. 0 a 100 in 5 secondi e mezzo con una velocità massima pari a 238 km/h. Il peso a vuoto dichiarato è di poco superiore ai 1500 kg, con consumi da sportiva vera che si aggirano sugli 8 km/l nell'utilizzo combinato e scendono a 4 km/l nella guida sportiva. Madonna, mi sembra di guidarla da sempre. Che confidenza sta macchina. Questa bellissima impresa appartiene ad un mio caro amico, Federico Baccan, produttore di telicopri auto e moto, oltre a tantissimi accessori come i copritarga personalizzati che utilizzo nei miei test drive. In descrizione vi lascio i riferimenti ai suoi social, dateci un occhio perché merita davvero. L'EJ20 è un propulsore a cilindri contrapposti, estremamente bilanciato e capace di abbassare di molto il baricentro dell'intero veicolo. Di contro è un po' ingombrante e tecnicamente complesso. È stata una scelta importante da parte del costruttore giapponese che ha dato i suoi frutti, garantendo una tenuta di strada impareggiabile grazie appunto alla simmetria globale della vettura. Questo 2 litri gode di un monoblocco rinforzato, pistoni forgiati e rivestiti, variatore di fase AVCS, un turbo più grande ed inclinato in avanti per incamerare più aria. Insomma, è stato progettato per correre e offrire le massime performance possibili. Nel caso specifico è stato installato anche un radiatore maggiorato in alluminio, una nuova valvola pop-off e un terminale di scarico custom. Per il resto è completamente originale. I cavalli extra rispetto alla VRX, ferma a 224, si sentono tutti, più per la qualità dei miglioramenti che per il numero in sé. La spinta del turbo non è mai aggressiva, ha un'elasticità nell'erogazione impressionante. Bestiali. È la mia prima volta con un motore box. Mi aspettavo ovviamente delle buone doti, però questo insieme di fattori tecnici fa davvero pensare. La purezza del mondo Subaru fa innamorare. È un'auto velocissima che chiede solo di correre. È equipaggiata con lo stesso cambio manuale a 6 rapporti previsto per il modello giapponese. È una trasmissione a rapporti corti concepita per sopportare agevolmente la coppia motrice, con braccio principale del cambio allungato ed una superficie maggiorata degli ingranaggi delle marce. Anche la frizione è maggiorata e su questa rinforzata con lubrificazione e raffreddamento ottimizzati grazie ad una pompa a olio. La trazione integrale permanente gode di 3 differenziali. Il centrale adotta un giunto viscoso, mentre anteriore e posteriore sono meccanici su retrack. Sotto questo punto di vista le similitudini con la Lancia Revolution saltano immediatamente all'occhio. Nessun'altra tipologia di auto con queste potenze riesce ad esprimersi così bene, ad essere così mansueta alle alte velocità, e ci credo che vincevano nei rally, porca puttana. La storia dell'impresa parte da lontano. Nel 1992 bisognava sostituire la Subaru Leone, mentre nelle competizioni c'era la Legacy da rimpiazzare. Nacque dunque la prima generazione di una delle berline più iconiche del mondo, con le varianti Station Wagon e Coupé. Fece il macello sia nel mondiale rally che nel cuore di ogni appassionato. Si portò a casa 122 podi in 193 gare. Il mondiale piloti nel 95 con l'indimenticato Colin McRae e 3 mondiali costruttori consecutivi proprio dal 95 al 97. Arriviamo alla seconda generazione, quella che sto guidando oggi. Fu una profonda revisione, colpevoli e stringenti direttive volte a migliorare la sicurezza delle vetture. L'impostazione meccanica di base non venne toccata, ma
tutto intorno fu modificato e migliorato, divenne anche più ingombrante, con 6 cm extra sia in altezza che in lunghezza. Le sospensioni adottarono ammortizzatori a steli rovesciati, mentre i freni forniti da Brembo, da 326 mm all'anteriore con pinza 4 pompanti e 316 mm e pinza 2 pompanti al posteriore, sono stati dotati di sistema antibloccaggio ABS Super Sports con sensore di accelerazione laterali per staccare bene anche in curva. Tuttavia questi cambiamenti lasciarono di stucco gli amanti del marchio. Era considerata troppo grossa, troppo pesante e pure brutta da vedere. Ecco quindi arrivare nel 2003 il restyling denominato Blow-By. I gruppi ottici vennero modificati cambiando radicalmente il design dell'auto, regalandogli il giusto successo che culminò col campionato mondiale rally piloti con alla guida Petter Solberg. Gli venne perfino dedicata una serie speciale in soli 495 esemplari con dettagli sia tecnici che estetici unici. Parlando appunto di design, il restyling del 2003 ci consegnò, a mio modesto parere, la Subaru Impreza definitiva. Vero, nel 2006 ne arrivò una altrettanto bella, la Hawkeye. Tuttavia, nell'immaginario collettivo l'Impreza è questa ed in questa precisa configurazione cromatica. L'STI porta in dote una presa d'aria sul cofano più grande, il frontale minaccioso che nasconde il grosso intercooler, i parafanghi bombati, le minigonne pronunciate e l'iconico alettone posteriore. Le 5 porte le donano un'aria quasi familiare, pacata, tuttavia è stata progettata specificatamente per correre a tutto gas sui fondi stradali più impervi del pianeta. Non è docile manco per il cazzo. Corri e più si basta a correre, ma che roba è? Che bella, che bella, che bella, t'avessi incontrata prima. Spiccano i cerchi in lega Speedline da 17 pollici color oro, il terminale di scarico cromato, i paraspruzzi della ProDrive e i loghi rosa della Subaru Tecnica International, società dedita alle attività sportive dell'azienda di Ebisu. Internamente è moderna quanto basta, lasciando spazio ad una sportività necessaria su un modello del genere. Tantissimi dettagli in alluminio spazzolato, sedili a guscio rivestiti in alcantara, contagiri al centro del quadro, pedaliere in alluminio antiscivolo e pelle con cuciture rosse al volante, cambio e freno a mano. Quando si sale ci si ritrova esattamente nell'ambiente che ci si aspetta, è semplicemente bellissimo. C'è addirittura un comando che permette di spruzzare acqua direttamente sul radiatore per agevolarne il raffreddamento, pescandola da un serbatoio apposito posizionato nel baule. Non si scompone mai, posso guidarla con una mano, cioè va da sole. Terrificante sta cosa, cioè sul serio potrei tranquillamente continuare a spingere, cioè è merito tutto della macchina, pazzesca, è una roba incredibile. Con un prezzo a partire da 36.980 euro, l'Impreza VRX STI di seconda generazione è una young timer di assoluto rilievo. Il mercato dell'usato offre molte possibilità, dagli almeno 25.000 fino ai 71.000 per una Solberg Edition. Sicuramente si possono trovare molte occasioni, consiglio mio, occhio al restyling del 2007, perché con l'adozione dell'EJ25 non sono stati rari i casi di guasti abbastanza frequenti. La lubrificazione dava dei problemi e toccava sostituire le bronzine. C'è chi non ha mai accusato problemi, chi ha dovuto spenderci molto, essendo auto sempre spremute dai proprietari precedenti. Dunque prestate attenzione, meglio pagarne una un po' di più ed essere sicuri della bontà delle vetture che si porta a casa, anziché risparmiare per poi spendere delle cifre importanti per le riparazioni. Il mio feedback dopo il contatto con la mia prima Subaru Impreza non può che essere assolutamente positivo. È un'auto versatile ma legata ai principi per i quali è stata progettata.
È bella da morire in tutte le salse, ha un propulsore instancabile ed un sound inconfondibile, una tenuta di strada pazzesca e la linea non invecchia mai. Non posso che essere felicissimo di averne finalmente guidata una. Obiettivamente è un'auto con le palle, non poteva che piacermi così tanto. Mi si aggiunge dunque un ulteriore pensiero circa le auto da mettere in garage. La Subaru Impreza è il sogno realistico a portata di mano.